Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Exelon, capsula, Novartis Pharma SpA, ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cos'ha Exelon, capsula? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Exelon, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Exelon? Capsula. Exelon, capsula ha un farmaco a base del principio attivo rivastigmina, appartenente alla categoria degli antidemenza anticolinesterasici e nello specifico anticolinesterasici. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SpA. Exelon, capsula può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Exelon 56 capsule rigide 1,5 mg. Exelon 56 capsule rigide 3 mg. Exelon 56 capsule rigide 4,5 mg. Exelon 56 capsule rigide 6 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Europharm Ltd. Concessionario: Novartis Pharma SpA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: rivastigmina. Gruppo terapeutico: antidemenza anticolinesterasici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer da lieve a moderatamente grave. Trattamento sintomatico della demenza da lieve a moderatamente grave in pazienti con malattia di Parkinson idiopatica. Posologia: il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e terapia della demenza di Alzheimer o della demenza associata alla malattia di Parkinson. La diagnosi deve essere effettuata in accordo con le attuali linee guida. La terapia con rivastigmina deve essere iniziata solo se sono disponibili le persone che assistono abitualmente il paziente, che controllino regolarmente l'assunzione del medicinale da parte del paziente. Posologia: la rivastigmina va somministrata 2 volte al giorno, a colazione e a cena. Le capsule vanno deglutite intere. Dose iniziale: 1,5 mg 2 volte al giorno. Titolazione del dosaggio: la dose iniziale è di 1,5 mg 2 volte al giorno. Se questa dose risulta ben tollerata per almeno 2 settimane di trattamento, potrà essere aumentata a 3 mg 2 volte al giorno. Successivi aumenti a 4,5 e poi a 6 mg 2 volte al giorno dovranno sempre basarsi sulla buona tollerabilità, per almeno 2 settimane, della dose in corso di somministrazione. Se durante il trattamento compaiono reazioni avverse, esempio nausea, vomito, dolore addominale, perdita dell'appetito, perdita di peso o peggioramento dei sintomi extrapiramidali, esempio tremore, nei pazienti con demenza associata alla malattia di Parkinson, queste potrebbero rispondere alla sospensione di una o più dosi del medicinale. In caso di persistenza delle reazioni avverse, la dose giornaliera deve essere temporaneamente ridotta alla dose precedente ben tollerata, oppure può essere interrotto il trattamento. Dose di mantenimento: la dose efficace è da 3 a 6 mg 2 volte al giorno. Per raggiungere il massimo beneficio terapeutico i pazienti devono essere mantenuti al più alto dosaggio ben tollerato. La dose massima raccomandata è di 6 mg 2 volte al giorno. Il trattamento di mantenimento può essere continuato fino a quando sia riscontrabile un beneficio terapeutico. Pertanto il beneficio clinico della rivastigmina deve essere rivalutato regolarmente, in particolare per i pazienti trattati con dosi inferiori a 3 mg 2 volte al giorno. Se dopo 3 mesi di terapia con la dose di mantenimento il peggioramento dei sintomi della demenza non viene influenzato positivamente, il trattamento deve essere interrotto. Anche nel caso in cui non sia più riscontrabile un effetto terapeutico, si deve prendere in considerazione l'interruzione del trattamento. La risposta individuale alla rivastigmina non è prevedibile. Comunque un maggiore effetto terapeutico è stato riscontrato nei pazienti con malattia di Parkinson con demenza di grado moderato. Alla stessa maniera un più ampio effetto è stato osservato nei pazienti con malattia di Parkinson con allucinazioni visive, vedere paragrafo 5.1. Non è stato studiato l'effetto terapeutico in studi clinici controllati verso placebo della durata di oltre 6 mesi.
Reintroduzione della terapia. Se si interrompe il trattamento per più di 3 giorni, si deve riprendere la terapia partendo da 1,5 mg 2 volte al giorno. La titolazione del dosaggio deve poi essere eseguita come descritto sopra. Popolazioni speciali. Compromissione della funzionalità renale e epatica. Non sono necessari aggiustamenti posologici nei pazienti con compromissione della funzionalità renale o epatica da lieve a moderata. Tuttavia, a causa dell'aumentata esposizione al medicinale in questi pazienti, la posologia deve essere accuratamente titolata a seconda della tollerabilità individuale, poiché a copyright i pazienti con compromissione della funzionalità renale o epatica clinicamente significativa possono manifestare più reazioni avverse dose dipendenti. I pazienti con grave compromissione della funzionalità epatica non sono stati studiati. Exelon capsule può comunque essere utilizzato in questa popolazione di pazienti purché siano attentamente monitorati, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Exelon nella popolazione pediatrica nel trattamento della malattia di Alzheimer. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo rivastigmina, ad altri derivati del carbamato o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Precedenti episodi di reazioni al sito di applicazione verificatisi con rivastigmina cerotto, riconducibili a dermatite allergica da contatto, vedere paragrafo 4, 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'incidenza e la gravità delle reazioni avverse generalmente aumenta con le dosi più alte. Se si interrompe il trattamento per più di 3 giorni, si deve riprendere la terapia partendo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Essendo un inibitore della colinesterasi, rivastigmina può aumentare gli effetti dei rilassanti di tipo succinilcolinico durante l'anestesia. Si raccomanda cautela nella scelta degli anestetici. Se necessario, si possono prendere vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Exelon, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Exelon, capsula durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. In animali gravidi, rivastigmina e barra o i suoi metaboliti hanno attraversato la placenta. Non è noto se questo accada nell'uomo. Non sono disponibili dati clinici relativi all'esposizione in gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La malattia di Alzheimer può causare una graduale perdita della capacità di guidare o compromettere l'abilità di usare macchinari. Inoltre la rivastigmina può indurre capogiri e sonnolenza, soprattutto all'inizio del trattamento o in concomitanza con l'aumento della dose. Di conseguenza, rivastigmina altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Quindi la capacità dei pazienti con demenza trattati con rivastigmina di continuare a guidare o utilizzare macchinari complessi deve essere regolarmente valutata dal medico. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse, ADR, segnalate più comunemente sono di natura gastrointestinale e comprendono nausea, 38%, e vomito, 23%, soprattutto durante la fase di titolazione. Negli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. La maggior parte degli episodi di sovradosaggio accidentale sono stati asintomatici e quasi tutti i pazienti interessati hanno proseguito il trattamento con rivastigmina 24 ore dopo l'episodio di sovradosaggio. È stata segnalata tossicità colinergica con sintomi muscarinici che si osservano in caso di moderato avvelenamento, come miosi, vampate di calore, disturbi digestivi inclusi dolore addominale, nausea, vomito e diarrea, bradicardia, broncospasmo e aumento delle secrezioni bronchiali, iperidrosi, minzione e o defecazione involontarie, lacrimazione, ipotensione e ipersecrezione salivare. Nei casi più gravi si possono sviluppare effetti nicotinici come debolezza muscolare, fascicolazioni, crisi epilettiche e arresto respiratorio con possibile esito fatale. Inoltre dopo la commercializzazione sono stati riportati episodi di capogiri, tremore, cefalea, sonnolenza, stato confusionale, ipertensione, allucinazioni e malessere. Gestione. Poiché copyright la rivastigmina ha un'emivita plasmatica di circa 1 ora e la durata dell'inibizione dell'acetilcolinesterasi è di circa 9 ore, in caso di sovradosaggio asintomatico si raccomanda di non somministrare altre dosi di rivastigmina nelle successive 24 ore. Nei casi di sovradosaggio accompagnati da nausea e vomito gravi, si deve prendere in considerazione l'uso di antiemetici.
In caso di comparsa di altra sintomatologia, si dovrà predisporre un opportuno trattamento sintomatico. Nei casi di grave sovradosaggio si può utilizzare atropina. Si raccomanda una dose iniziale di 0,03 mg/kg per via intravenosa di solfato di atropina, con successivi adeguamenti posologici conformemente alla risposta clinica. È sconsigliato l'uso di scopolamina come antidoto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicoanaletici, anticolinesterasici, codice ATC, N06-03. La rivastigmina ha un inibitore dell'acetil e butirilcolinesterasi di tipo carbamidico che facilita la neurotrasmissione cholinergica rallentando l'inattivazione dell'acetilcolina rilasciata dai neuroni. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La rivastigmina viene assorbita in modo rapido e completo. Il picco delle concentrazioni nel plasma viene raggiunto entro un'ora circa. Come conseguenza dell'interazione tra la rivastigmina ed il, dati preclinici di sicurezza, studi di tossicità a dosi ripetute condotti su ratti, topi e cani hanno dimostrato effetti attribuibili soltanto ad un'eccessiva azione farmacologica. Non è stata osservata alcuna tossicità per gli organi. Elenco degli eccipienti: gelatina, magnesio stearato, ipromellosa, cellulosa microcristallina, silice precipitata, ossido di ferro giallo, E172, ossido di ferro rosso, E172, titanio diossido, E171, gomma lacca. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Xelon, capsula a base di rivastigmina sono: Ninvastid, capsula, rivastigmina Aurobindo, rivastigmina Sandoz. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.